tutti, sono Rui. Avete mai sentito parlare del segno zodiacale cinese? E sapete quale animale voi fate parte? Conoscete tutti gli animali del segno zodiacale? E sapete perché vengono selezionati questi animali per il segno zodiacale cinese? Oggi vi rispondo a tutte queste vostre domande. Oggi vi parlo del segno zodiacale cinese. Mi raccomando, dopo che avete saputo qual è il vostro segno, di lasciare un commento qua sotto per dirmi quale animale sei. Ora andiamo subito alle curiosità che voi mi chiedete più spesso in assoluto. Innanzitutto andiamo a conoscere quali sono questi animali. Allora, come segno zodiacale occidentale sono in totale 12, ma a differenza dell'oroscopo occidentale, il nostro segno zodiacale non viene diviso per i mesi, ma bensì diviso per gli anni, quindi 12 animali che rappresentano rispettivamente 12 anni, che ogni ciclo è uguale a 12 anni in totale. I 12 animali sono in ordine topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Spero di non aver dimenticato qualcuno. Gli animali comunque vengono intesi la loro famiglia in generale perché non è specifico, diciamo, solo un tipo di questa famiglia. Ad esempio, spesso vengo chiesta magari dagli amici occidentali che mi dicono: ah sì, io sono del segno del bue. Ma quale bue? Sono una mucca? Sono un bue? Sono un bufalo? E tutti questi che sono di questa famiglia possono andare bene, scegliete la specie che vi piace di più. Non si può dire che io sono del segno del barboncino, sono un segno del cane, ecco. Si intende proprio il cane e la famiglia in generale. Per conoscere il vostro segno zodiacale basta conoscere la vostra, diciamo, il vostro anno di nascita, ma non seguendo il calendario gregoriano, si segue il calendario cinese. Di solito chi compie gli anni da marzo in poi non c'è difficoltà, mentre quelli che compiono gli anni a gennaio e febbraio, l'anno potrebbe non corrispondere tra quello del calendario cinese e quello del calendario gregoriano, perché come sapete il calendario cinese cade un mese più tardi del calendario occidentale, quindi se siete magari nati a febbraio, che qua è già, non so, l'anno del 90, nel calendario cinese potrebbe essere ancora 89 perché non è stato ancora fatto il Capodanno cinese. Ma se cercate su internet, in realtà ormai ci sono un sacco di siti che vi calcola perfettamente qual è il tuo anno di nascita e qual è il tuo segno zodiacale cinese. Dopo che abbiamo conosciuto questi 12 animali, una domanda vi sorge molto spontanea. Spesso vengo chiesta: ma perché questi 12 animali? Perché in questo ordine? E molto spesso perché non c'è il gatto. Vi risponderò raccontandovi una storia mitologica che spesso noi raccontiamo anche ai bambini piccoli per, diciamo, farli ricordare il segno zodiacale. Praticamente c'è l'imperatore di Giada. L'imperatore Giada è il dio celeste che comanda, diciamo, tutto l'universo su tutti gli esseri terrestri. Un giorno ha deciso di fare una gara dove ha invitato tutti gli animali di partecipare. Tutti gli animali in questa giornata dovevano attraversare il fiume e chi arrivava dall'altra parte del fiume in primis potrebbe diventare i 12 animali scelti per il segno zodiacale cinese, così da facilitare il popolo a ricordare, diciamo, bene gli anni. In quei tempi topo e gatto sono ancora super in amicizia e sapete il gatto dorme molto spesso, soprattutto di notte, non si sveglia mai. Allora ha chiesto al suo amico Topo se lo può svegliare alla mattina presto per andare a partecipare alla gara insieme. Il topo dice va bene, ma arrivando il giorno dopo il furbo non ha svegliato il gatto, è andato da solo a partecipare alla gara ed è arrivato prestissimo vicino a questo fiume. Solo che lui, il topo, avendo un fisico piccolino, non riuscirebbe a attraversare il fiume e ha visto avvicinare il bue o il bufalo. Ok, vabbè, il bue, e ha chiesto al gentile bue se lui può salire sulla sua schiena, così attraversano il fiume insieme. Il topo aveva promesso al bue che quando arrivano dall'altra parte del fiume il bue arriverebbe per prima e lui, che era sulla schiena del bue, sarebbe al secondo posto.
Invece il furbo ha preso in giro anche il buon bue. Quando sono arrivati dall'altra parte si fa un salto dalla schiena del bue, è arrivato il topo per primo. Il bue ha preso dopo la seconda posizione. Poi sono arrivati pian piano anche tutti gli altri animali, tigre, coniglio, che sono gli animali che svegliano anche abbastanza presto. Poi è arrivato il drago, ma il drago poteva arrivare anche ben presto perché sa volare, arriverebbe in 2 secondi, ma siccome il drago è anche un dio nostro, è il dio della pioggia, è andato intanto a aiutare una zona molto arida, quindi è andato intanto a dare un po' di pioggia su quella terra, quindi il drago è arrivato un po' più tardi. Il gatto quando si sveglia ormai la gara è finita, quindi da allora ce l'aveva a morte con il topo, quindi appena vede un topo, anche adesso, il gatto comincia a mordere il topo perché è nato diciamo un odio da questo episodio qua, siccome il topo l'aveva preso in giro. Per vedere come andrà avanti la storia di topo e gatto potete guardare Tom and Jerry, scherzo ovviamente. E così poi sono arrivati tutti i 12 animali e il dio ha deciso che questi saranno i 12 animali del segno zodiacale e ogni 12 anni si fa un ciclo dei segni. Allora, questa è la parte mitologica che raccontiamo ai bambini, cioè è stato un po' abbellito anche dalla parte fantasiosa delle persone, ma un vero motivo comunque c'era. Erano stati scelti questi 12 animali perché erano gli animali più vicino alla vita del popolo dell'epoca. Sono gli animali che vengono conosciuti da tutti, quindi non c'è un dubbio quando dice topo, si sa qual è il topo, e poi sono tutti gli animali magari allevati oppure comunque animali tipo anche tigre, comunque è molto conosciuto perché viene molto parlato ai bambini. Se piangi di notte il tigre ti viene a prendere. Un po' come il ruolo del lupo. L'unico animale di fantasia sarebbe solo il drago, ma il drago, come vi avevo accennato, rappresenta anche il ruolo del dio che vive in fondo al mare e ha compito di attribuire le piogge. Quindi per il popolo è un buon dio e quando non ci sono, quando c'è tanta povertà, tanta aridità, vanno a fare delle preghiere al drago per donare un po' di pioggia su questa terra. Quindi il drago era l'unico animale non veritiero presente nel 12 animali del zodiaco. Sarebbe strano se ci fosse un ippopotamo che non conosce nessuno. Non c'è il gatto, è anche molto facile da spiegare perché il gatto non è un animale di origine cinese, è un animale di origine di Egitto. Quando era arrivato in Cina ormai c'era già da tanto i nostri segni zodiacali, è per questo motivo che non c'è il gatto, non perché l'abbiamo eliminato o che non ci piace. Quindi è vero che il gatto è arrivato troppo tardi, ormai i 12 animali ci sono già lì. E poi comunque nella nostra cultura consideriamo il tigre come se fosse maestro del gatto perché sono praticamente della stessa specie e il tigre rappresenta, diciamo, il ruolo un po' più forte, un po' più grande dell'immagine del gatto. Anche per l'ordine in realtà c'è un motivo dietro. Sapete, nell'antica Cina anche le giornate, il giorno viene suddiviso in 12 ore, quindi ogni 2 ore corrisponderebbe un'ora antica e le ore vengono attribuite sempre seguendo i 12 animali del segno zodiaco. Ad esempio le ore 23 all'1 della notte è considerato l'ora del topo, poi dall'1 alle 3 ora del bue, poi dal 3 alle 5 ora del tigre, seguendo comunque l'ordine del segno zodiacale. Perché? Perché è stato pensato, diciamo, secondo le conoscenze del popolo dell'epoca, queste sono le ore in cui questi animali hanno le loro attività. Ad esempio il topo dalle 23 all'1 perché loro escono di notte a cercare cibo. E poi c'è il bue, perché il bue diciamo di solito in fondo alla notte, quindi dall'1 alle 3, cominciano a fare ruminazione e poi dalle 3 alle 5 c'è il tigre, è l'ora in cui di notte il tigre che esce a catturare i piccoli animali per sfamarsi. E poi cosa c'è? C'è il coniglio ama le erbe, diciamo, della prima mattina, quindi esce prestissimo a cercare le erbe fresche.
Diciamo che tutti questi animali in questo ordine è stato pensato che è sempre legato al momento dell'attività più intensa di questi animali. Non è del tutto scientifico, è in base alla conoscenza del popolo di quell'epoca, quindi certe cose sono anche immaginarie. Ad esempio per il drago, che è stato stabilizzato l'ora dalle 7 alle 9 perché la popolazione crede che il drago appare solo quando c'è tanta nebbia, quando il sole appena sorge appare, diciamo, il drago. È stato pensato in quella fascia oraria per drago. Quindi i 12 segni zodiacali, l'ordine dell'anno è stato ripreso da questo ordine dell'ora degli animali. È per questo che il topo è al primo, poi bue, tigre e così via. Come sapete già, questo è l'anno del tigre. Allora, in Cina c'è questa usanza. Di solito chi è nell'anno del proprio segno o è un anno fantastico o è un anno disastroso. Quindi per spezzare un attimo l'incantesimo che vada solo bene, chi è del segno dovete portare una cosa rossa. Quindi può essere un intimo rosso, un braccialettino con filo rosso, un fiocchetto, qualsiasi cosa, un elastico. Basta che ci sia qualsiasi cosa con colore rosso che vi aiuta a spezzare l'incantesimo. Quindi il vostro anno andrà più che bene. Fino qua sono delle cose abbastanza basiche che sanno un po' tutti. E dopo ci sono una parte un po' più complessa che è legata anche all'astrologia cinese. Ho ricevuto anche un po' di commenti che mi chiedevate dei rami celesti e rami terrestri. Sono dei rami che, considerando insieme, si può calcolare una previsione futura di una persona. Quindi questa persona come andrà dipende dal suo segno zodiacale, perché ci sono dei segni che va bene con altri segni. L'anno non è sufficiente, bisogna capire anche tu di quale parte dell'elemento naturale fai parte, quindi oro, legno, fuoco, aria, terra, anche l'ora in cui nasci. Tutti questi elementi potrebbe costruire una previsione della tua vita, ecco. Ma sono delle cose legate proprio all'astrologia cinese, abbastanza complessa, quindi bisogna approfondire con tantissimi documenti. Comunque, per capire yin o yang, quindi maschile o femminile, sono due contrari, quindi maschile e femminile va bene, ma possono essere anche positivo e negativo. Sono due cose proprio contrarie, quindi è difficile definirlo con solo una parola. Non è solo femminile, ma è anche negativo, non è solo positivo, ma è anche maschile, ma tutte le cose contrarie possono essere divise tra yin e yang. Quindi può essere anche soleggiato e ombra, ecco. Diciamo, raggruppano in una parola tantissimi significati. Chi è nato nell'anno pari, ad esempio io sono del 1990, sono yang. Chi è nell'anno dispari, tipo mio marito che è dell'85, è un bue, lui è del yin. Intanto, per distinguere il tuo animale, il tuo segno zodiacale yin e yang si distingue anche abbastanza facilmente. I 12 animali del segno zodiacale cinese vengono chiamati anche 12 rami terrestri e poi ci sono anche altri 10 rami celesti. I 10 rami celesti corrispondono proprio agli elementi naturali, quindi oro, fuoco, acqua, terra, cosa manca? Acqua? O l'ho già detto? Vabbè, 5 elementi. Però mi direte, ma lui ci sono solo 5. E perché i 5 elementi non possono essere solo di una parte? Quindi ci sono 5 elementi yin e 5 elementi yang, in totale fanno 10. Per, diciamo, classificare questi 10 elementi tra yin e yang vengono chiamati Jai, Pinting, bla 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 bla, non me lo ricordo più. Un ciclo di vita per i cinesi sono 60 anni, perché 10 rami celesti, 12 rami terrestri, si fanno le moltiplicazioni. Ma mi direte, ma 10 per 12 fa 120, perché non si fa la somma direttamente, così tutto insieme. Si fa i 5 elementi yin con 5 elementi terrestri yin, quindi sono già 30, e poi si fa i 5 elementi yang per 6 elementi dei rami terrestri yang, altri 30, quindi sono 30 più 30, 60. 60 anni è un ciclo di vita.
è un calcolo molto matematico. Seguendo questi calcoli potete capire in questo anno che anno è, se è yin o yang, se è predominato da quale di questi 5 elementi. Però io non sono molto brava, ci sono già un sacco di calendari precalcolati su internet, quindi se veramente siete curiosi di sapere il vostro segno in quell'anno, come è stato, diciamo, prestabilizzato da destino, potete andare a vedere un attimo sul sito internet, ok? Spero che questo comunque sia stato un video interessante per voi. Io vi ho raccontato, diciamo, le cose abbastanza basilari. Se volete veramente approfondire, ci sono tantissimi, cioè io non mi sento capace di poter fare un approfondimento professionale. Volevo solo raccontarvi un po' di piccole storie interessanti da sapere, magari quando vedete un segno zodiacale cinese, quando sapete un vostro segno, ecco. Dopo, questi segni zodiacali in realtà vengono usati in tantissime occasioni, ad esempio quando vi sposate, i nostri genitori, soprattutto i nonni, quelli che sono della vecchia generazione, chiederanno il segno zodiacale di lui a lei e vanno a far calcolare da questo monastero, come si chiamano? Questi personaggi che fanno questi calcoli e ti dirà in quale data, secondo il vostro segno, potrebbe essere la data migliore per sposarvi, ma anche per altre cose, le grandi cose tipo trasloco o se dovete andare all'estero. Quando c'è un cambiamento importante della vita si può sempre consultare per capire quale sarebbe la giornata perfetta per fare. Sul calendario di questi calcoli astrologici ci viene sempre anche scritto oggi giornata perfetta per coltivare, ma pessimo per raccolta. Faccio solo un esempio. E i miei nonni guardavano questi calendari prima di fare qualsiasi mossa. E invece la nostra giovane generazione ormai pochi sanno queste cose, pochi hanno questa abitudine. Non dico che è una brutta cosa, però sì, sicuramente ci si perde qualcosa di tradizione, ecco. Vabbè, spero che il video comunque vi potesse piacere. Fatemi sapere con commento di che segno sai. Ora puoi conoscere anche se sai Yin o Yang. Fatemi sapere, sono curiosa. E ci vediamo al prossimo video.